Ciao a tutti, buonasera a tutti, benvenuti a tutti in questa live serale, per pre-cena, per parlare un attimino di innamoramento e amore, perché quando una persona è innamorata le cose vanno quasi sempre male, cioè raramente diciamo questo innamoramento, questa passione diventa una passione che si trasforma, che evolve. Di solito va a catafascio, diciamo così, la storia. Di solito la storia diventa una storia che genera, diciamo, eh, malessere fondamentalmente. E capita molto spesso questo quando noi non entriamo, diciamo, non sappiamo gestire il sentimento dell'amore e confondiamo, diciamo così, il sentimento dell'amore con l'innamoramento, cioè crediamo che l'innamoramento sia sinonimo di amore e invece sono esattamente due cose completamente diverse, completamente opposte. Intanto saluto Papella! Sitz, Canetti, Sitz. Saluto ma che sei giorni così? La Canetti oramai non sa più, sta delirando, la Canetti ha perso il segno del concetto di tempo. Sitz, Platz. Devo mettere la chiudo nello sgabuzzino e la lascio lì. Comunque, quindi l'innamoramento con l'amore non ha niente a che vedere. Intanto saluto anche Patri Bugs Flower, Silvia, Marco, Papella, Eli Venceslau. Ma Eli Venceslau, da dove provieni? Allora, è un cognome strano, Venceslau. Allora, Viviana. Allora, andiamo avanti col discorso. Quindi, andiamo avanti col discorso. Quando noi siamo innamorati, no? Ecco, qual è la differenza tra innamoramento e amore? Perché alcune persone erroneamente credono che l'innamoramento sia il preludio dell'amore, no? Anzi, noi siamo innamorati e quindi faremo qualcosa, vivremo una bella storia d'amore. Invece non succede così. La Canetti, le piastrelle del bagno, ma la Canetti, oh, Maria Lamela, finalmente una persona come si deve, Maria Lamela, non la Canetti. Tania Grandi, un'altra personcina come si deve, meno male, meno male. Allora, dobbiamo tenere presente un fatto fondamentale, dobbiamo tenere presente questo, che l'innamoramento rappresenta, diciamo così, una compressione energetica, sempre, rappresenta sempre una compressione energetica. Noi siamo innamorati o quando abbiamo, diciamo così, problemi esistenziali o siamo innamorati quando abbiamo problemi di identità. L'innamoramento, pensate, nasce sempre da un problema, o da un problema esistenziale o da un problema di identità. Potremmo dire da una crisi esistenziale o da una crisi di identità. Cioè, quando noi siamo in crisi, tendiamo a innamorarci. Alessandra Casara, la nostra malgasciona o maldivona, che dir si voglia. Quindi pensate questo, l'innamoramento nasce da una crisi. Se noi non fossimo in crisi non potremmo innamorarci, come dire, va già bene che l'innamoramento poi, come dire, sparisce, però il problema è che, anzi, l'innamoramento sparisce sempre, come ho detto in altri video, ha una durata che al massimo potrebbe essere di un ottavo degli anni in cui si manifesta, quindi potrebbe essere, al massimo potrebbe essere quello, però dobbiamo tenere presente questo fatto che
nasce da una crisi, cioè se le persone non fossero in crisi, se le persone non vivessero un malessere esistenziale, un malessere di identità. Che cosa significa? Oh, Isabelle Grande, iscrivetevi tutti al canale di Isabelle Grande, iscrivetevi al canale di Isabelle Grande, bene, bene, tutti iscritti al canale di Isabelle Grande e anche al canale della Canetti, va, anche al canale della Canetti se non sapete cosa fare, ma iscrivetevi anche al mio nuovo canale, eccolo qua, di cui vi posto il link, andate a iscrivervi, questi 44, andate a iscrivervi, questi 44. Iscrivetevi al canale di Isabelle Grande e se proprio non sapete cosa fare, diciamo che avete voglia di fare un click così anche al canale di Chiara Caneschi, ma proprio così, e se proprio non sapete che fare. E siete già iscritti, riscrivetevi di nuovo, fate iscrivere il vicino, Elena Nazzalini, tu che non fai niente lì tutto il giorno, Elena Nazzalini, vai dal vicino di casa, fallo iscrivere, poi vai in tutto il condominio dove abiti, falli iscrivere tutti e poi vai in giro, potresti usare il vai in giro sul mercato, Elena Nazzalini, utilizza il fatto che li fai iscrivere al mio canale come tecnica d'approccio, falli iscrivere tutti, andate in giro, fateli iscrivere. No, ho capito, cioè siete in 50.000, andate in giro, fateli iscrivere, no? Sul mercato, andate lì, dammi un attimo il cellulare, tac, 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 ti iscrivi al canale e poi gli dice, beh, adesso che mi sono iscritto al canale, offrimi da bere, non rompere le balle. E fai così e non rompere. Fila. Non mi interessa che in Austria parlano, tu cambia, in Austria fanno quello che vogliono, tu agisci, muoviti. Allora, andate a fare proseliti, cuore mio, vai, vai in giro. Rita Marghetti, è tornata Rita Marghetti. Allora, andiamo avanti. Esatto, tampone col carrello per far iscrivere. Allora, Alessandra Casara, entro domani voglio tutta Fiumicino iscritta a tutti e due i canali, a tutte e tre anzi. Allora, andiamo avanti. Allora, quindi, che cos'è la crisi esistenziale e che cos'è la crisi identità? Sono due crisi tipiche. La crisi esistenziale, tra l'altro, è quella che, diciamo, la cultura psichiatrica, diciamo, ha definito come il DOP, no? Il DOP, il disturbo ossessivo compulsivo, il DOP, è la crisi esistenziale, no? Mentre sempre questa cultura psichiatrica nella quale siamo immersi ha definito questa sì, DOC e DOP, stai zitta Canetti, il DOC e il DOP, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo ossessivo persecutorio, la Canetti non sa niente, stai zitta Canetti, sitz, platz. Allora, stavamo dicendo che quindi la crisi esistenziale si manifesta attraverso il DOC, disturbo ossessivo compulsivo, è quella che viene chiamata, cioè la persona inizia non sapendo quello che vuole esattamente, si ossessiona su una situazione. Perché si ossessiona su una situazione? Perché non riesce a conquistarla, perché l'ossessione da cosa nasce? Nasce quando le persone non sanno cosa vogliono e non sono in grado di conquistare quello che vogliono. Quando hanno qualche piccola possibilità non sanno conquistare e quindi si ossessionano, perché potremmo dire che è un po' la sindrome di Dante e Beatrice. Dante era ossessionato da Beatrice e questo è il fatto, no? Dante era ossessionato da Beatrice, ma in realtà il problema è che questi qua si innamorano in modo ossessivo. L'innamoramento diventa un'ossessione, l'ossessione d'amore, ma non c'è nulla a che vedere con l'amore, non ha nulla a che vedere con l'amore. Mentre invece poi ci sono degli altri che fanno esattamente il contrario, no? Ci sono degli altri che fanno esattamente il contrario. Cosa fanno al contrario gli altri? Quelli che entrano in crisi di identità, cioè che non sanno più chi sono fondamentalmente, non sanno esattamente, non hanno la capacità di scegliere, non hanno la capacità di decidere e quindi iniziano a sviluppare delle manie, no? Delle manie di persecuzione, credono che
come dire, entrano in uno stato delirante, credono che gli altri non vogliono, diciamo, stare con loro per chissà quale motivo, hanno paura che si possano ripetere delle situazioni che avevano già vissuto a suo tempo. E quindi tendono, diciamo, a vivere, a vivere gli innamoramenti in modo persecutorio, cioè se stanno con una donna o con un uomo, iniziano ad aver paura che questa li possa abbandonare, iniziano ad aver paura che questa qui li possa tradire. Tutte le paure di questo mondo ce l'hanno. Ce l'hanno, sono quelli che, diciamo, pensano che il mondo, diciamo che l'universo, in qualche modo sia un universo maligno, una natura matrigna che ce l'ha con te e quindi tu entri in crisi identità, non sai più chi sei. E quindi come risolvi il problema? Ti innamori, ti innamori. L'innamoramento diventa un modo per anestetizzare, diciamo, la tua crisi di identità, cioè cerchi, siccome pensi di non, di non essere nessuno, pensi di trovare attraverso un'altra persona la tua identità, pensi di trovare attraverso un'altra persona la tua identità e questo si manifesta, quindi l'innamoramento si manifesta. L'innamoramento si manifesta quindi quando ci sono delle emozioni che sono state compresse fondamentalmente, no? Delle emozioni che sono state compresse e per ogni, diciamo, c'è un principio, no? Che è un principio della fisica, la terza legge, diciamo, della termodinamica, se vogliamo, che afferma che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale contraria. Alessandra Casara, leggi quello che ho scritto. Che hai scritto? No, non ho letto che hai scritto, Alessandra. Perché ci sono 250.000 minchiate della Canetti, i messaggi furbi, non riesco a leggerli. Che è scritta, Ale? Non lo leggo. Cioè, non ho visto. Sto andando indietro, ma non trovo. Riscrivi, Ale, riscrivi. Ci sono 250.000 minchiate scritte dalla Canetti, non si riesce a leggere bene. Ripeti, riscrivi. Tanto saluto Tati e poi scrivi. Johnny. Allora, quando dici del grafico che cade il doppio dell'età. Ah no, beh, al cade il doppio dell'età, questo è però un altro discorso. Vuol dire che, diciamo, al doppio dell'età, se te a 16 anni, per dire, ti era capito, Canetti, zitta, scrivi cose sensate. Se te a 16 anni hai avuto, per dire, un forte turbamento, sì, tende a ripetersi il turbamento, te lo ribeccherai probabilmente a 32. E poi è più o meno quello, no? Cioè al doppio dell'età c'è una certa tolleranza, la certa tolleranza è tra il punto topico e il punto utopico, cioè c'è una certa tolleranza che può essere, diciamo, comunque abbastanza limitata. Una fascia di tolleranza c'è, però più o meno è come se si svelasse praticamente man mano. Perché succede questo? Perché a metà degli anni, fino a metà degli anni, ci sono gli imprinting, dopo diventano le manifestazioni degli imprinting. Vabbè, questo però non c'entra col discorso, ma spero che sia a posto. Quindi, tornando al discorso precedente, intanto saluto Alessio. Tornando al discorso precedente, dobbiamo tenere presente, dobbiamo tenere presente, ogni evento traumatico in tutte le aree della vita possono ripetersi, certo, in tutte le aree della vita, in tutte le altre in tutti gli ambiti della vita questo può accadere.
Ok, tornando al discorso precedente, il discorso dell'innamoramento. Quindi l'innamoramento in realtà è semplicemente o un DOP o un DOC, cioè o un disturbo ossessivo persecutorio o è un disturbo ossessivo compulsivo, che nasce appunto o da una crisi di identità o da una crisi esistenziale, cioè quando non sai che cosa vuoi o quando non sai chi sei fondamentalmente. E allora tu trovi negli attaccamenti, che possono essere attaccamenti maniacali, ecco, tenete presente questi attaccamenti maniacali nella crisi di identità e attaccamenti ossessivi nella crisi esistenziale, cioè crisi esistenziale è quando tu non ti senti in grado di conquistare e quindi non riesci a possedere ciò che vorresti possedere, diventi ossessionato da quella cosa, no? Diventi ossessionato e chiami questa ossessione amore, chiami amore questa ossessione. È evidente che, è evidente che questa ossessione non può diventare amore, perché è una cosa completamente diversa. L'ossessione con l'amore non c'entra nulla. Nel momento in cui tu sei ossessionato da una persona, possono succedere due cose. O tu riesci a possedere quella persona lì, e allora nel momento in cui la possiedi non ti interessa più. Beh, sì, può essere ad esempio uno stalker, però la cosa interessante è che non appena la possiedi non ti interessa più, perché tu non puoi essere ossessionato da qualcosa che hai a disposizione. Nel momento in ce l'hai a disposizione non la vuoi più praticamente. Però non è detto, toglietemi sto Jacopo Fiero lì, fatelo secco, è un troll. Allora, dobbiamo tenere presente questa situazione, dobbiamo tenere presente questa situazione fondamentale. Quindi tu non puoi essere ossessionato da qualcuno e credere di amarlo, perlomeno devi renderti conto che quella parte lì non è amore. Eh beh, sì, sì, è certo, perché poi arrivi a un certo punto, tanto saluto Alessandro nonché Marco Papa, arrivi a un certo punto che tu pensi di distruggere una persona, se non la posso possedere io la distruggo. Questo è... Ah già che ho riempito di croccantini la ciotola della Canetti, adesso la manda a mangiare i croccantini. Oggi croccantini nuovi per la Canetti, croccantini nuovi. E quindi dobbiamo tenere presente questa situazione, dobbiamo tenere presente questa situazione che ogni volta che noi restiamo, diciamo, siamo ossessionati da qualcuno, nel momento in cui riusciamo a possedere, a conquistare questa persona, non ci interessa più, non ce ne frega più niente di questa persona perché non riesce più a sostenere l'ossessione di cui tu hai bisogno. E invece nell'altro caso, quello persecutorio, diciamo così, e tu hai bisogno di una persona che viceversa ti condizioni, che condizioni la tua vita, perché tu devi poterti lamentare che c'è qualcuno che, come dire, che ce l'ha con te e quindi ti innamorerai, vai a letto col nemico. Vi ricordate quel film A letto col nemico? A letto col nemico è una situazione di questo genere. Tu vai proprio con quello che è il peggiore, che ti vuole controllare. Poi, vabbè, lì nel film questa qua se n'è fuggita via, diciamo così, perché probabilmente ha superato l'indice di tolleranza, quello. Però renditi conto che quella è una finzione cinematografica, perché nel momento in cui tu vedi uno che ha degli atteggiamenti di quel genere lì ipercontrollante e devi andartene via subito, no? Non è che puoi aspettare che questo abbia fatto un investimento narcisistico nei tuoi confronti talmente forte che tu non riesci più a venire fuori dalla situazione. Perché qual è il problema? È quando capisci che che una persona è la persona sbagliata, come questo tipo qua del film A letto col nemico, cioè non devi aspettare che questo faccia un investimento narcisistico su di te per controllarti, perché sennò poi sarà difficile, no, venirne fuori. No, e questa è la cosa che bisogna imparare a fare. Non appena capisci che una persona è sbagliata, che ha degli atteggiamenti strani, che non è, diciamo, che non è una persona a posto, diciamo, che ha tutte le rotelle a posto, tu devi toglierti subito dei maroni, devi andartene via subito, perché se te ne vai via subito,
difficilmente vai a scatenare, diciamo, l'ossessione oppure la compulsione di quest'altra persona, no? Difficilmente vai a far scattare quelli che sono questi meccanismi, però devi farlo subito, perché dopo poi può diventare più difficile. Però di solito, beh sì, motivi iperlogici, Cristina Rosielli ha fatto una domanda intelligente, agiscono in modo diverso. Tendenzialmente, diciamo così, è solo una tendenza, gli iperlogici tendono a essere a diventare maniacali. Perché diventano maniacali? Perché la mania, per così dire, la mania, il delirio, diciamo, legato al tutti ce l'hanno con me, e ti innamori proprio di quelli che ti controllano, perché tu devi andare a, come dire, conclamare la profezia che ti sei fatto. No? Se ti sei conclamato una profezia che tutti ce l'hanno con te, di chi ti innamorerai? Di quello che ce l'ha di più con te, di quello che ti tartassa, di quello che ti dice che non vali niente, che tu da sola non potrai mai fare niente perché sei un'ameba, sei un ebete, sei un incapace. E di quelli ti vai a coinvolgere. E quindi la struttura è una struttura deformata, però un iperlogico tende più a una situazione di questo genere, mentre l'emotivo tende più a viversi l'ossessione, no? Verso le situazioni. Però dobbiamo tenere presente questo, che è soltanto quando viviamo più forte è la crisi che abbiamo. Oh, vedo che ci sono 0 mi piace. Oh, nessuno ha messo mi piace. Mettete un po' di mi piace. Nessuno ha messo mi piace. Che cavolo è? Mettetevi fuori dai maroni, mettete mi piace. Nessuno ha messo mi piace. Cliccate su sto mi piace. Rapidi, rapidi. E iscrivetevi anche al canale. Che neanche un mi piace, vedo. Oh, se non vi piace, andatevi a sentire un'altra live. Non ho capito. Ce ne sono 8? Io non ne vedo neanche uno. Vabbè, fate che cavolo volete. Allora, quindi dobbiamo tenere presente questa situazione, dobbiamo tenere presente questa situazione che è importante quindi capire che differenza che c'è tra l'innamoramento e l'amore. Quando noi siamo innamorati, siamo sicuri che quella lì è la persona sbagliata. Poi è difficile venirne fuori da queste situazioni, è difficile venire fuori da queste situazioni perché tu dici se questa è la persona sbagliata, come faccio a venire fuori da una situazione di questo genere? Oh, meno male che piace a Tati, almeno una donna almeno a cui piaccio. Come facciamo a venire fuori da una situazione in cui siamo innamorati dalla persona sbagliata? Beh, potremmo venirne fuori andando a fare che cosa? Andando a differenziare, diciamo così, a differenziare le nostre emozioni, a parzializzare le nostre emozioni. Deve venire fuori il terzo elemento, no? Il terzo elemento che è la coscienza che noi abbiamo, la nostra parte più profonda, potremmo dire la nostra anima, la nostra essenza, deve iniziare a prendere il controllo della situazione sui due contendenti, i due contendenti che sono ovviamente purtroppo sempre la sfera emotiva e la sfera logico-razionale che si combattono a vicenda, e però in questa guerra non, diciamo, comunque sia, alla fine ne usciamo sconfitti noi, quindi il salto quantico, il passaggio dall'innamoramento all'amore, si ha eliminando i due o riducendo comunque i due veleni mentali che sono l'attaccamento che è alla base dell'ossessione e l'avversione che è alla base diciamo, del disturbo maniacale, è alla base del disturbo persecutore, è alla base della persecuzione, perché soltanto se io ho rabbia dentro posso credere che gli altri ce l'abbiano con me, perché omnia munda mundis, se una persona è pura vede tutto puro, se tu hai della rabbia dentro invece vedrai tutte persone che ce l'hanno con te, perché noi tendiamo, in realtà la realtà esterna è soltanto una proiezione della nostra realtà interiore, quindi se una persona ha molta rabbia dentro inizierà a percepire le altre persone come arrabbiate nei suoi confronti. Vediamo che dice Catwoman.
Se lui è innamorato io no, può andare bene la relazione, non posso correggere questa situazione. Beh, innamorato, ecco, dipende cosa intendi, saluto Tizi Jaguar, dipende cosa intendi col termine innamorato, dipende così, perché noi spesso confondiamo, ripeto, quello che ho detto Catwoman, forse non c'era inizio, spesso confondiamo il termine innamoramento col termine amore, invece in questa live volevo ribadire il fatto che se tu sei innamorato di una persona non potrai mai amare quella persona e se una persona è innamorata di te non ti potrà mai amare perché l'innamoramento, quello che definiamo normalmente innamoramento, è una compulsione, cioè io sono ossessionato da Catwoman, mi sveglio al mattino e inizio a pensare a Catwoman, vado a dormire la sera e continuo a pensare a Catwoman, che non riesco a raggiungere perché Catwoman è lontana e io inizio a pensare dove sarà Catwoman, cosa farà Catwoman, ho bisogno di Catwoman e mi inizio con tutti questi inizio con tutti questi no, adesso cioè veramente Silvia Sicili allora, lo so Tati, Massimo Cialanota trasmisione in Sante il suo imprinting. Ma che ne sai tu? Ma, vabbè, guarda, oggi non ho voglia di fare polemiche con Silvia Sicili. Non ho voglia oggi di fare polemiche con Silvia Sicili. Non ho voglia di fare polemiche con Silvia Sicili perché, come dire, non bisogna dare le perle ai porci, diciamo così. Allora, quindi andiamo avanti col discorso. Toglietemi st'altro troll, fate secchi troll. Allora, tornando al discorso precedente, non voglio perdermi in minchiate. No, io non ho fenomeno, non ho preso di mira nessuno, però io leggo quello che uno scrive, cioè, siccome se parli di me, cioè, puoi dire quello che vuoi, cioè, però, cioè, allora, ma io non ci ho azzeccato, vabbè, guarda, non ci voglio, diciamo, andiamo avanti con ste pette di tempo, non ce l'ho proprio più voglia. Allora, andiamo avanti col discorso. Andiamo avanti col discorso. E allora, stavo dicendo, quindi, comunque, giusto per chiudere, cioè, a me non me ne frega niente di nessuno, detto in altri termini, non me ne frega una mazza di nessuno, quindi state tranquilli e comunque vado avanti col discorso. Lascio perdere, sì, ma a me non me ne frega niente di nessuno, quindi, cioè, andiamo avanti col discorso. Andiamo avanti col discorso. Quindi, è interessante quindi renderci conto di questo fatto. È interessante rendersi conto di questo fatto. Rendersi conto e tantomeno me ne frega di Silvia Sissi, diciamo così come stanno. Quindi. E quindi non è che scusate non petita, perché io sto rispondendo, visto che fanno delle domande, sto rispondendo a queste domande, queste affermazioni che vengono fatte. Quindi tornando al discorso principale, quindi se noi siamo innamorati di qualcuno in modo ossessivo, diciamo così, tendiamo a inseguire questa persona e tendiamo a entrare in un meccanismo, diciamo, delirante, no? Perché la nostra realtà interna, come dicevo prima, la nostra realtà interna viene proiettata sull'esterno e noi possiamo dire questo, che la realtà esterna è semplicemente, che cos'è? Semplicemente una proiezione della nostra realtà interiore. Quindi l'ossessione qual è in questo caso? È quello che diceva erroneamente, diciamo, il sommo poeta Dante Alighieri: amor che nulla amato, amar perdona. Non serve a niente amor che nulla amato, amar perdona. Cioè non importa che tu ami qualcuno per essere riamato, cioè amare nel senso di essere innamorato. Se tu sei innamorato di qualcuno, tendi a proiettare questo tuo attaccamento e pensare che l'altra persona
debba, come dire, corrisponderti a questo amore, no? Tu pensi che l'altra persona sia connessa con te, ma è il tuo delirio questo, è il fatto che la tua realtà interna ossessivamente la proietti sull'altra persona. E quindi più sei ossessionato, più credi che anche l'altra persona in qualche modo sia innamorata di te. Invece non c'entra assolutamente nulla, diventa un delirio, no? Diventa un delirio mentale, diventa proprio un delirio questo, perché diventa un delirio? Diventa un delirio perché non è assolutamente vero, fondamentalmente. Non è assolutamente vero. Tu puoi amare anche follemente una persona e questa praticamente, come dire, di te se ne sbatte le palle. Anzi, più tu sei innamorato, più se ne sbatte le palle. E noi viviamo spesso di proiezioni, sia in un caso che nell'altro, cioè la persona che tende a vivere il discorso, diciamo, che tende a essere in crisi esistenziale, quindi che non sa quello che vuole, che ha le emozioni compresse, perché le emozioni perché sono compresse? Perché non riescono a fluire sul bersaglio naturale, che potrebbe essere una situazione, che potrebbe essere una persona piuttosto che un'altra, no? Le persone non riescono diciamo, a che c'è differenza tra ciò che è la loro realtà interna e quello che proiettano sull'esterno, perché ripeto, ossessivamente l'attaccamento, quindi hanno sviluppato il veleno mentale dell'attaccamento. Nell'altro caso, quando è sviluppato maggiormente il veleno mentale della rabbia, la soluzione è quella di eliminare Alessandra Casara, ridurre i veleni mentali, perché sono sempre lì, è l'attaccamento che tu hai che ti fa vivere l'ossessione, ed è la rabbia che tu hai che ti fa vivere invece, come dire, la persecuzione, credere che tutti ce l'abbiano con te, perché anche in questo caso funziona in questo modo. Se tu hai rabbia compressa dentro, credi che le persone siano tutte incavolate con te e ti innamorerai di quelle che ti vogliono controllare, perché il controllo sono come quelli che si lavano le mani 50 volte al giorno, no? Ci sono quelli che si lavano le mani 50 volte al giorno, ce l'hanno pulita e continuano a lavarsi le mani. Questo lavarsi le mani 50 volte al giorno è un anestetizzare la rabbia che hanno dentro. Ci sono quelli che continuano a lavarsi le mani, quelli che hanno altre manie, no? Hanno altre manie, ma sono tutte manie che hanno una semplice funzione, la funzione di, diciamo, anestetizzare la rabbia che hanno dentro, fondamentalmente, no? Quindi più rabbia hai dentro, più metti in atto dei meccanismi ripetitivi che servono per smorzare un po' questa rabbia, ma in realtà questi meccanismi che sembrano smorzare la rabbia, in realtà non smorzano niente, anzi vanno a conclamarla. È come quando uno, che ne so, si prende un farmaco che ti conclama soltanto che è un sintomo, perché questo è anche, c'è un dato di fatto, no? Se tu prendi un farmaco va a conclamare il fatto che hai un sintomo e quindi come dire, ti autoprescrivi, no? Il sintomo di fatto. Ecco, quindi la soluzione è quella di eliminare, di ridurre perlomeno la rabbia che abbiamo dentro, andando a farla esplodere in qualche modo. Ho fatto qualche esempio qualche volta, farla esplodere attraverso una fotografia, attraverso, in qualche modo, comunque riuscire a scioglierla, perché avremo un sacco di, diciamo, avremo un sacco di energie in più a disposizione e anche beh, sì, ci sono quelli che controllano 50 volte se hanno chiuso il gas, cioè, escono di casa, controllano 50 volte se hanno chiuso la macchina, eccetera. Sono tutti dei meccanismi, cioè sono fare delle azioni non ripetitive che ti consentono
temporaneamente di ridurre la rabbia compressa che è dentro. Beh, sono come ad esempio i tic nervosi, no? Qui si chiamati tic nervosi. E sono tutte delle modalità ripetitive che hanno questa funzione, ma anche, diciamo, la rabbia dentro si esprime in atteggiamenti maniacali. Se voi vi ricordate il film A letto col nemico, no? Sempre quel film lì, A letto col nemico, c'era quello che in modo maniacale metteva tutte le cravatte in fila, tutte le cravatte una dietro l'altra, tutte messe così, una vicino all'altra, e diventano atti cerimoniali. No? Ecco, potremmo dire questo, diventano atti cerimoniali che hanno lo scopo di ridurre la rabbia, ma in realtà non te la riducono la rabbia, anzi te la fanno pure aumentare. No? Quindi noi dovremmo fare un percorso di crescita personale per riuscire a ridurre la rabbia che abbiamo dentro e riuscire a ridurre l'attaccamento che abbiamo, dentro, perché questi due, rabbia e attaccamento, sono le due situazioni che ci fanno stare male e ci fanno fare delle proiezioni allucinanti, no? Dei deliri allucinanti, cioè credere che questo attaccamento che noi viviamo è amore, invece non ha nulla a che fare con l'amore. La cosa peggiore che ci può capitare è, ad esempio, iniziare una relazione con qualcuno di cui sei innamorato, che per carità, magari pure lui vive nei tuoi confronti un amore simile, diciamo così, e allora questa è sicuramente sarà una relazione che, come dire, non funzionerà, che andrà malissimo, andrà malissimo. Paradossalmente funzionavano molto meglio quei matrimoni in cui le persone manco si conoscevano e i genitori li sceglievano, li mettevano assieme perché l'amore non c'era prima, diciamo non c'era amore, ma c'era perlomeno una conoscenza, no? E quindi sono situazioni, ecco, però dobbiamo tenere presente che dobbiamo partire sempre da noi stessi, dobbiamo ridurre l'invidia e la gelosia, no? Perché io adesso, tanto per vedere un attimino in queste live, no? Per dire, no? Le scritte che vedo, per carità, c'è tanta gelosia, tanta invidia in quello che scrivete voi. Questo è un esperimento sociale, no? Da un certo punto di vista, diciamo, queste live sono degli esperimenti sociali, perché se vedete quello che scrivete, c'è tanta invidia e tanta gelosia, tanta invidia e tanta gelosia nelle scritte che fate, nelle cose che dite. E quindi tutta questa... Oh, Sabri B! Ciao Sabri! Sei sempre B, quindi... Com'è che si chiama? Non mi ricordo mai. Vabbè, sempre Sabri B. Quindi... ma come cavolo si chiama lì il B? B? Mi sfugge il nome del B adesso. Ma invidia o gelosia non lo so, gelosia e invidie ce ne sono, beh, basta osservare un po' di messaggi, magari non in questa specifica, ma in tante live si notano, diciamo, i battibecchi tra le persone che litigano, chi è invidioso. Poi la cosa più assurda, cioè, adesso veramente ragazzi, cioè, qualcuno che mi dice, ma hai nominato di più un'altra persona, a me non mi nomini mai. Cioè, ma non è che vincete la medaglia se io dico Sabri B, Tizi Jaguar o Anna Cicognà, cioè io non sono un signor nessuno, non è che se vi nomina voi diventate famoso, cioè, restate così come siete, cioè, io non ho questo, però ci sono persone che mi dicono ancora questo, no? Cioè, come se fossero, cioè, come se... Quindi, ma no cosa, Sabri B, non sei più... ma come cavolo si chiama lì? Come cavolo si chiama B? Porca miseria. Ah, sei sola. Ma come si cavolo si chiama sto B? Come si chiamava sto B? Qui non stai... Come si chiamava il B? Ah, Carl Buddy, eccolo lì, Carl Buddy. Stai ancora assieme a Carl Buddy o no? Non stai più assieme a Carl Buddy? Carl Buddy? Allora togli sta B se non più assieme a Carl Buddy. Ma c'è ancora sto Buddy o no? Oh, questa mi risponde una volta all'anno.
Vabbè, comunque, allora, non stai più assieme, oh, brava, brava. Allora, adesso non stai più assieme a Carl Bardi. Bene, bene. Hai trovato un'altra B, quindi. Sei rimasta la B, hai trovato un altro che inizia con la B, perché oramai si è data il cognome, ha messo la B, oramai ha messo la B, quindi li trova tutti. Sto qua sarà Carl Bo, Carl Bugs. Ha trovato un altro con la B. Adesso li cerca tutti con la B, li cerca. Comunque, detto questo, queste live qua, secondo me, sono anche un po' un esperimento sociale, no? Sono anche un po' un esperimento sociale perché fanno capire, no? Come le persone, fanno capire come le persone, ma per carità, io mi metto in mezzo a voi, non è che voglio tirarmi fuori ex cattedra e dare le indicazioni, siamo tutti sulla stessa barca, no? Come dire, se i nodi karmici ci hanno portato a incrociarci in qualche modo, in un modo o nell'altro, siamo tutti sulla stessa barca e quindi siamo tutti diciamo, pieni di veleni mentali. Ecco lì, Massimo leggi i messaggi di tutti, Silvia Luna, un'altra, questa è un'altra cosa che mi fa morire. Massimo legge i messaggi, io cerco di leggere i messaggi di tutti, no? Ma non è che non lo faccio apposta a leggere i messaggi di qualcuno piuttosto che i messaggi di qualcun altro, ma veramente, cioè ragazzi, i messaggi possono sfuggirmi, scorrono velocemente, sono mezzo accecato, ho una certa età, non riesco a vedere, sono invidioso dei tuoi soldi, i miei? Ah beh, Massimo leggi i messaggi di tutti, ognuno, però è importante renderci conto che perché se mi innamoro solo se posso controllare io e lui è zerbinato, perché mi innamoro solo se... Ma non è amore, l'ho finto, Gaia ha, l'ho finto, non è amore quello è attaccamento, tu ti innamori solo se posso controllare io e se lui è zerbinato, quello non è attaccamento, quello non è amore, quello è attaccamento, è un disturbo doc, ossessivo, cioè puoi controllare compulsivamente questa persona, sei ossessionata dall'ossessione del controllo, di voler controllare una persona, maniacale, quindi persecutorio. Beh, la gelosia è figlia dell'attaccamento, l'invidia è figlia della rabbia. Quindi sono tutti questi veleni mentali che ci fanno, sono tutti questi, subisco in silenzio. Ma che subisci in silenzio? Ma, cioè, ragazzi, Luisa P, gli altri youtuber non parlano né leggono contemporaneamente, accontentatevi. Vabbè, certo, io devo leggere, parlare, non è così semplice, cioè io cerco di fare il possibile, però non è che riesco a vedere tutti i messaggi. Martina, so che non cedono, bisogna comportarsi con egocentrici, conflitto madre, croce rossina, conflitto padre più duro, blah blah blah. Vabbè, per questo è una risposta complessa, Martina. Farò una live solo per questo, perché ci metterò mezz'ora a rispondere a sta domanda, è complessa. Ho messo antagonista il senso di colpa, va bene. Quindi comunque, detto questo, tenete presente che ogni volta che vivete questi stati di innamoramento, quindi questi stati di ossessione e questi stati di, diciamo, del credere che le persone ce l'abbiano con voi, non amate quella persona, non l'amate quella persona, ma vivete semplicemente un'ossessione o una mania persecutoria. Ok? Quindi la cosa fondamentale è perlomeno rendersene conto, in modo tale che se uno se ne rende conto può iniziare da se stesso a ridurre, diciamo così, nel senso che è psichiatrica, le Papa sono le riabilitatrici psichiatriche, nel senso che è psichiatrica, riabilitatrice, hanno detto così, gli hanno detto la Canetti è riabilitatrice, tra parentesi, ma psichiatrica per... e quindi dobbiamo tenere presente
questa situazione, dobbiamo tenere presente questa situazione. Ma sto scherzando, Canetti, sto scherzando. Quindi questa è una cosa importante, questa è una cosa importante, no? Riuscire riuscire a capire che veramente attraverso il miglioramento di se stessi si possono migliorare le relazioni con gli altri. Più siamo gelosi, meno riusciremo a trovare la persona giusta per noi, più siamo rabbiosi, invidiosi, meno riusciremo a trovare la persona giusta per noi. E quindi se uno vede purtroppo le live e le chat in generale, ma il mondo virtuale, diciamo, non è che uno specchio poi del mondo reale, perché le cose che vengono fuori qua vengono fuori un po' dappertutto, insomma, quindi fanno parte della vita. Bene, comunque, questo è quello che volevo dirvi per oggi, quindi l'innamoramento inteso come ossessione o come persecuzione non si trasformerà mai in amore, non si trasformerà mai in amore. Certo che ha cura, basta eliminare l'attaccamento, ma non è una malattia la gelosia, non è una malattia. Se deve eliminare l'attaccamento, cosa vuol dire che non ha cura? Non ha cura se tu resti collegata alla tua ossessione, certo. È come dire, è come uno che si mangia 10 brioche al giorno, 50 brioche al giorno, una scofanata di tiramisù e poi si mangia 4 polli, si mangia tutto sto po' di roba e dice no, ma non c'è soluzione, io devo mangiare così tanto. È uguale, cioè riduci, smetti di mangiare un po' di meno. Le brioche ne mangerai 10, ne mangerai 2, il pollo non te mangerai una scofanata, ti mangerai una letta di pollo, e il tiramisù non te ne mangerai un piatto, te ne mangerai una pallina, o so, una fettina, quello che è, insomma, e poi ridurre. Non è detto che devi azzerare, però ridurre puoi ridurre. Questo è importante, no? Questo è importante. Se tu parti dal presupposto che le cose non si possono fare, non riuscirai a farle. Va bene. Comunque, detto questo, iscrivetevi al canale di Isabelle Legrand e se non sapete cosa fare anche al canale di Chiara Caneschi, proprio se non sapete cosa fare, però iscrivetevi al canale di Isabelle Legrand, è un bel canale, e poi se proprio non sapete che fare, il canale della Canetti, ma soprattutto iscrivetevi al mio nuovo canale di cui vi ho postato qua i link, anche a questo qua ovviamente, a tutti e due i miei canali, che in realtà ne ho 3, però potrete iscrivervi a tutte e 3. E se non sapete che fare, anche al canale della Canetti, ma al canale di Isabelle Legrand e anche al canale che adesso non è presente, Wonder Robbie, che non c'è, ma iscrivetevi al canale di Wonder Robbie, e anche al canale della Irma, il cappello di Irma, quindi tutti i canali che mi sono simpatici, diciamo, ma tutti i canali mi sono simpatici, per carità. Anche quello di Stefano Gatto, che non è presente, ma è in crociera. Se sentirà il canale di Stefano Gatto, anche al canale dell'altro mio amico Alessandro Cerchiaro, che è un po' che però fa dei bei video, quindi tanto non mi costa niente, andate lì, cliccate, iscrivetevi. Va bene, buona serata a tutti. Ci vediamo, se ci siete, per una live successiva verso intorno alle 22:30. Tati Adler, grande psichiatra. Ma vabbè, ci sarebbe da dire molto su Adler, adesso non ho tempo, però magari una volta parleremo anche di un po' di tutte le correnti, diciamo così. Io in realtà su questi approcci di questi psichiatri psicologi ho già, ad esempio, tanto per dire una cosa, una gran cazzata, secondo me, è definire la nostra parte emotiva col termine inconscio. Perché se tu le parole hanno un significato. Se tu definisci qualcosa inconscio, vuol dire che non lo puoi conoscere e già parti dal presupposto che ti dai una mazzata sulle palle da solo, perché inizia a chiamare inconscio, inconscio vuol dire non conoscibile.
E invece non è vero, che la parte emotiva è conoscibilissima. Chiama la parte emotiva, chiamala, che ne so, alter ego, chiamalo come vuoi, ma se lo chiami inconscio vuol dire che già parte dal presupposto che sei già impanato, che non puoi conoscere, no? Quindi già le parole non sono, diciamo, le parole non sono un qualcosa che non ha un significato, le parole hanno un significato. Se utilizziamo le parole sbagliate già dall'inizio, vuol dire che non siamo... Certo, per Lacan contano molto le parole, tenendo presente che Lacan ci gioca molto con le parole, perché non so se voi siete mai andati a sentire, io l'unico che ho sentito, bisogna dare, bisogna dire, dare onore al merito a, non mi ricordo più come si chiama adesso, però l'unico lacaniano che quando parla di Lacan si capisce cosa dice è, porca miseria, adesso mi mette il nome, che parla sempre di Telemaco, della figura del padre, Massimo, mi sembra si chiami, ho un vuoto di memoria, comunque, è l'unico, Recalcati, bravo, Recalcati, credo sia Massimo Recalcati, è l'unico che quando parla di Lacan si capisce cosa dice, perché io sono andato a sentire sinceramente tutta una serie, un ciclo abbastanza lungo di conferenze su Lacan e uscivo fuori e dicevo che staranno dicendo, che avrà detto, cioè sentivo una persona che parlava 2 ore di fila e non riusciva a capire una mazza. Io non mi credo, non penso di essere né più stupido né più perspicace o intelligente, penso di essere più o meno nella media, però di solito quando sento una persona parlare più o meno capisco quello che le persone dicono. Quando sento parlare i lacaniani, veramente resto basito perché capisco pochissimo. L'unico, devo dire, Recalcati, quando parla, usciva e diceva sbaglio del seminario, quando parla Recalcati si riesce a capire. Sono complicatissimi, però sembra un po' l'ufficio complicazioni affari semplici, no? I lacaniani, cioè veramente complicano le cose quando poi alla fine i concetti potrebbero essere molto semplici, li rendono complessi, non so perché li rendono complessi. Però, ripeto, per carità, ognuno de gustibus non disputandum est. Tu senti parlare, però, ripeto, Lacan non mi affascina, cioè mi affascinano alcuni concetti, ma secondo me è una complicazione. Comunque, detto questo, ci vediamo se ci siete più tardi, se ci siete ci vediamo, verso le 22, 22:30. Ciao a tutti. Ciao a tutti.